Firenze, la città dell'arte, della cultura e del calcio. Negli anni 60 il cuore pulsante della Toscana batteva forte per la Fiorentina, squadra che aveva già assaporato la gloria con lo scudetto del 1956. Ma nel 62 un sogno audace prese forma, portare il più grande calciatore del mondo a indossare la maglia viola. Ma per capire fino in fondo l'ambizione di quella trattativa bisogna tornare indietro di qualche mese e guardare da vicino la Fiorentina del 1962. Non era una squadra qualunque. Dopo lo storico scudetto del 56, il club viola aveva saputo mantenersi ai vertici del calcio italiano ed europeo. Arrivò in finale di Coppa dei Campioni nel 57, che tuttavia perse. Ma nonostante ciò, la viola dimostrò di poter stare tra le grandi. In panchina c'era Nandor Hidekuti e in campo giocatori di grande talento. Kurt Hamrin, detto l'uccellino svedese, uomo simbolo della squadra, il regista Gonfiantini, il portiere Albertosi, futuro titolare della nazionale, e poi nomi come Petris e Orzan. Insomma, una rosa costruita con intelligenza, esperienza e un pizzico di coraggio. La Fiorentina, insomma, aveva tutto: un passato vincente, un presente competitivo e una dirigenza pronta a rischiare. Ed è in questo contesto che prende forma la più incredibile delle idee: portare a Firenze il miglior calciatore del pianeta, Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé. L'idea nacque in sordina, tra lettere e telefonate. Era il 1962 e Pelé, allora 21enne, era già 2 volte campione del mondo col Brasile. La Fiorentina voleva fare un salto nel futuro e a spingere per un'operazione clamorosa fu proprio un ex idolo viola, Julinho, estroso esterno brasiliano, amatissimo a Firenze. Julinho conosceva Pelé, lo stimava e soprattutto aveva il suo numero. Secondo fonti dell'epoca, fu lo stesso Julinho a parlare con la dirigenza del Santos. L'idea era quella di far leva su rapporti personali, sul fascino dell'Europa e sul progetto di una Fiorentina globale. Ma il sogno viola si scontrò presto con la dura realtà. Il presidente brasiliano dell'epoca, João Goulart, bloccò la cessione. Pelé era ormai considerato patrimonio nazionale e come tale non poteva essere esportato. Il governo emise un veto politico, temendo che la vendita di Pelé all'estero potesse causare un terremoto nell'orgoglio del paese. La trattativa sfumò quindi in punta di piedi, proprio come era iniziato. Tuttavia, a Firenze rimase la sensazione di essere stati a un passo da qualcosa di storico. Al suo posto arrivò Almir, un buon giocatore brasiliano, soprannominato il Pelé bianco, che però non lasciò il segno. Pelé, intanto, continuò a incantare il mondo e Firenze, orgogliosa, si tenne il sogno. Nonostante la trattativa sfumata, il 27 giugno 1967 Firenze ebbe finalmente l'occasione di vedere Pelé dal vivo. Allo stadio comunale si disputò infatti la prima giornata del torneo Coppa Città di Roma, in cui la Fiorentina affrontava proprio il Santos. Davanti a oltre 40.000 spettatori, Pelé mostrò il suo talento, conquistando anche un rigore trasformato poi da Carlos Alberto. Ma nel finale, un giovane in prova, Badari, segnò il gol del pareggio, regalando un momento indimenticabile ai tifosi viola. Quella partita segnò anche l'ultima apparizione a Firenze dell'allora capitano viola Kurt Hamrin, prima del suo trasferimento al Milan. Hamrin e Pelé si erano già affrontati nella finale del campionato mondiale del 58. La serata del 67 rimase impressa nella memoria collettiva, unendo passato e presente in un'unica emozione. Pelé non vestì mai la maglia della Fiorentina, ma il suo passaggio a Firenze lasciò un'impronta indelebile. La trattativa sfumata e la partita del 67 divennero leggende, raccontate di generazione in generazione. Perché a volte anche un sogno non realizzato può diventare eterno. Grazie per essere rimasto fino alla fine del video e se il video ti è piaciuto seguici per altri contenuti del genere. Sempre e comunque, Forza Viola!